Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata della serie TLMF nell'ambito della preparazione del 14° convegno dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, AMP. Oggi il dibattito verterà sul tema follia e religione. I nostri invitati sono Laura Storti, psicoanalista, membro dell'AMP, che lavora a Roma, e Carlo De Pamfilis, psicoanalista, membro dell'AMP, che esercita a Bologna. Laura, di che cosa ci parlerai oggi? Il titolo della mia esposizione è Follia, femminilità, religione. Mi sono fatta guidare da una piccola frase di Jacques Lacan che ho tratto da televisione, che cita così: tutte le donne sono folli, come si dice, e anche per questo che non sono tutte, cioè non folli del tutto. Se la follia abita l'essere parlante e ne limita la sua libertà, alle donne maggiormente che agli uomini viene attribuita una prossimità alla follia. Dalle streghe alle isteriche, dalle maghe alle mistiche, passando per le diverse culture e le diverse religioni. Ma allora Lacan, sottolineando che nella Genesi Dio ha dato all'uomo un aiuto contro di lui, la donna, potrebbe questo significare un'introduzione al desiderio, a quello che non va, al sale della vita che passerebbe attraverso le donne. Già. E sappiamo che la religione non vede di buon occhio il desiderio per le cose terrene e quindi rinvia tutto all'aldilà. Tanto più questo lo pensano le istanze, e ciò spiegherebbe ad esempio perché le donne vengono tenute fuori dalla possibilità di intervenire nel potere di gestione della Chiesa, relegandole in una posizione che è quella di spose del Signore, cioè sottoponendole sempre comunque ad una sottomissione al padre e al marito. Potremmo dire che ciò che fa questione alla religione per quanto riguarda la donna è ciò che eccede il suo essere madre, ovvero misconosce la donna in quanto essere sessuato. In effetti, allora, essere madre fa parte di un'altra istituzione, come essere sposa, fa parte della famiglia. E madre e famiglia ci sta l'opacità sessuale, non che non ci sia opacità, però non che non ci sia sessualità, però rimane opaca. Liberando, mi sembra così, un altro posto letteralmente apostolico tra uomini nella istituzione religiosa. Sì, effettivamente possiamo però anche dire che nella psicanalisi con Freud anche lui ha questa difficoltà nel disgiungere l'essere donna dall'essere madre. Attraverso l'Edipo e il primato del padre, Freud propone di dare conto del modo in cui gli uomini possono farsi essere sessuati, cioè uomini e donne, ma al contempo incontra un impasse rappresentata dalla sessualità femminile, da lui definita continente nero. La donna come enigma, diresti, ci sta come pungiglione, aiuto contro, nel senso che Lacan riprendeva della Genesi. Sì,
Lacan però traghetta la psicanalisi al di là dell'Edipo e al di là del fallo, operazione che sola può rendere conto della posizione femminile. Con Lacan la psicanalisi oltrepassa l'impasse freudiana costituita dal rifiuto della femminilità e il suo orientamento non si basa più sulla logica dell'universale maschile del tutto fallico. Se per Freud esiste il dio dell'interdizione, ovvero il padre, la Chiesa della religione è colei che chiede la rinuncia alla pulsione. Potremmo affermare che in questo modo Freud apre al rischio di portare la psicanalisi nello statuto di una religione. Apre al rischio. Apre al rischio, sì. Il rischio c'era in effetti, ma nessun significante è venuto a colmare la mancanza che sta al cuore dell'uomo, la mancanza radicale del linguaggio a dire tutto, a dire il tutto, mancanza che chiamiamo castrazione. E la psicanalisi è quindi dialettica in atto. Sì, Lacan, infatti, diversamente da Freud, tratteggia una certa essenza di Dio, così ci ricorda Jacques Miller, cioè una partita che parte proprio dal godimento femminile. Si tratta di un godimento non tutto sotto il significante fallico, un godimento che egli definisce supplementare, peraltro non interdetto a chi nasce biologicamente maschio, ma che le donne possono raggiungere con maggiore facilità, quelle che lo raggiungono. Un godimento senza limite, infinito, che divide chi lo prova e apre al confronto con una solitudine radicale, l'esperienza di un vuoto. Potremmo dire che in questo godimento c'è un impossibile a dire. La solitudine radicale, in effetti, di godimento, si distingue da un altro godimento, mi fa pensare, quello della psicosi. Nella psicosi non si tratta tanto di solitudine quanto di isolamento, poiché la solitudine è soggettiva, l'isolamento invece separa radicalmente il soggetto da se stesso, quello che la donna non è, e degli altri nell'isolamento. Sì, nell'esperienza mistica si tratta di una solitudine non senza l'altro, ma di un altro barrato, potremmo dire. Quindi l'amore può venire in aiuto, ma non un amore qualunque, un amore direi inedito, un amore che non passa per l'oggetto piccolo a del proprio fantasma, ma che produce effetti di corpo, stati di beatitudine, un amore di cui parlano e scrivono le mistiche e i mistici. Attraverso l'esperienza mistica, sì? Dicevi che Lacan dirà che San Giovanni della Croce è una vera donna. È una vera donna, sì. Un Dio, quindi un Dio della religione, nel misticismo, è un Dio comune, è il Dio di tutti. E ci fa pensare al Dio privato invece del narcisismo, che quello è il Dio della psicosi, è molto diverso. Sì, c'è una differenza. Attraverso l'esperienza mistica si apre alla religione non più relegata alla sola ritualità e alle sue istituzioni. C'è qualcosa che è dell'ordine dell'esperienza soggettiva e che tocca l'essere. Se da un lato la religione, in quanto velo surreale della donna, sul femminile, è una forma di delirio, di follia normativa, dell'impossibile del godimento, dall'altro quell'essenza di Dio di cui dicevo appunto sopra, a cui aspirano i mistici, sfugge a ciò che la Chiesa, le chiese incarnano
così come i fondamentalismi più oscurantisti e anche i patti Chiesa-Stato. Sì, allora nel tutti folli ci sta l'infinita varietà dei godimenti singoli con le loro conseguenze estreme, ma estreme in vari campi, sì, anche non soltanto nel misticismo. Certo, l'alterità assoluta del femminile, che accosterebbe i mistici a Dio, ha un altro statuto, dicevamo, rispetto a quello della follia, della psicosi. Si tratta di una follia altra, come per esempio rivelano, oltre ai mistici, i poeti, come Antonella Pozzi, Simone Weil, Silvia Plath, mistici e poeti che nell'accedere al godimento femminile possiamo definirli folli, ma non del tutto folli. Infine, non dobbiamo dimenticare che Lacan pone gli psicoanalisti sul versante del femminile. Grazie Laura per il tuo intervento. Nel tuo intervento ci hai mostrato delle varietà di godimento, delle sfaccettature del godimento. Il godimento dell'illusione di una verità tutta, ma chiamiamolo fallico, che è un godimento che si potrebbe porre sul versante maschile. Un altro versante, quello femminile, che va oltre questo godimento e che si rivela nel corpo. Infine hai accennato a un terzo godimento, quello della psicosi, dove anche lì c'è il corpo, però c'è l'esperienza dell'estraneità del corpo. Grazie Laura. Diamo ora la parola a Carlo De Pamfilis. Carlo, di che cosa ci parlerai tu? Vi parlerò della follia e la fede religiosa tra verità ed essere. Ogni essere umano si trova nella condizione di rispondere alle manifestazioni del reale attraverso delle produzioni dell'inconscio, attraverso le identificazioni. Il rischio della follia si misura su quanto e come l'uomo impegna la verità e il suo essere nelle sue identificazioni. Rispetto alla faglia che separa l'essere umano dall'abisso della follia, siamo tutti uguali. Ciò che invece istituisce un principio di differenza va ricercato nei diversi modi di rispondere a tale faglia, da cui discendono appunto le nevrosi, la perversione e le psicosi. Diresti allora che il termine di follia, molto generico, usato proprio nella sua generalizzazione, risponde a dei vari modi, diciamo più o meno strani, più o meno inventivi, di essere al mondo, sarebbe la follia, e che la psicosi e la nevrosi sarebbero in un certo modo lo scacco patologico di questa follia generalizzata. Sì, la tua osservazione è molto puntuale. Per trattare l'angoscia di fronte al reale, gli esseri umani hanno inventato la religione. Le religioni monoteiste trionfano grazie al senso. Dio è il significante uno che permette al significante di diventare il logos ricoprendo il buco strutturale del simbolico. La religione, e questa è la sua funzione, non smette di discernere del senso. La religione cristiana sostiene di essere la verità. Non tutte le religioni pretendono di essere vere. L'ebraismo, per esempio, non si avvale della verità, si avvale della legge, cioè di ciò che è stato comandato. È qui che si fonda, e quindi si fonda sull'obbedienza e non sulla verità.
La tesi di Lacan sulla religione e il cristianesimo vertono sul fatto che esse si insediano sulla linea di una faglia di sapere e mettono insieme verità e significato. È per questo motivo che Lacan può dire del cristianesimo che è la vera religione, se la intendiamo appunto come una potente macchina di produzione di senso. Verità e significato quindi da una parte e dall'altra, di fronte, dalla parte analitica, reale e significante, che lascia permanere un vuoto, quel vuoto che chiamiamo mancanza e che è al cuore dell'essere umano. Lacan riserva alla verità nella psicanalisi il posto di causa materiale, grazie all'incidenza del significante sul soggetto. Nella religione invece la verità appare come una causa finale e riportata al giudizio universale. In effetti, allora, la causa finale implica un oggetto comune a tutti, un oggetto aggregativo. La follia di tutti folli, invece, rende l'oggetto causa movente della vita di ciascuno, della vita stessa di ogni soggetto, che sia desiderio o delirio, comunque non dà l'illusione di dover essere quell'oggetto aspettato, poiché è lui che invece spinge. Il religioso è l'effetto della pratica della religione. E che cos'è una pratica? Che cos'è una pratica secondo Lacan? È il trattamento del reale da parte del simbolico, da cui deriva un particolare statuto di verità e godimento. Lacan, afferma Miller, ci fornisce uno schema molto preciso della posizione religiosa. Essa consiste nel consegnare a Dio il peso della verità e nello stesso movimento nell'ospitare in Lui l'oggetto del sacrificio, un oggetto sacrificato. Il religioso lascia a Dio il peso della causa, inibisce la pulsione, attende una soddisfazione sostitutiva, quella di essere amato da Dio, cambia il godimento con l'amore. Il praticante religioso, attraverso la pratica religiosa, affronta la follia insita in ogni essere parlante, l'effetto dell'incontro traumatico con il reale del godimento. Dicendo questo così bene, fai apparire una sfumatura, mi sembra, è quella di quanto Blaise Pascal, filosofo, teologo, matematico francese, con la sua scommessa su Dio, non sia così tanto religioso quanto folle. Basta solo a pensare a come ha affrontato lui il reale, alla sua invenzione e a questa sostanzialmente proposta che fa ai libertini, ma proposta che fa anche a se stesso, di Dio come causa per vivere al meglio la propria vita. La psicanalisi è un sintomo, anche la religione è un sintomo. Si collono come risposta al disagio della civiltà. Lacan, in Trionfo della religione, afferma appunto che cos'è un sintomo. Il sintomo è la manifestazione del reale al nostro livello di esseri viventi. In quanto esseri viventi siamo morsi, rosi dal sintomo. Siamo malati tutto di questo essere, siamo malati, tutto qui. L'essere parlante è malato, in principio era il verbo, dice la stessa cosa. Quindi qual è la risposta della religione riguardo a ciò che non va, su questo reale del sintomo? La risposta che Lacan dà consiste nel dire, in una prospettiva freudiana, che la religione è fatta per curare gli uomini, perché non si accorgano di ciò che non va di fronte all'enigma della causa, vi collocano verità e significato
e produzione di senso. Il pensiero di Lacan è diverso di fronte alla verità reale che essa copre. La verità resiste a farsi recuperare tutta dal senso, resiste all'afum del simbolico. La verità, come verità, è mendace. Grazie Carlo. Sostanzialmente Carlo ci ha fatto vedere la differenza fra religione e psicoanalisi. Psicoanalisi nel modo in cui, diciamo, la religione risponde della malattia umana, come la psicanalisi rispondono delle malattie umane, della malattia umana, che è quella della parola e del linguaggio. Ti farei una prima domanda che verte sulla religione, per iniziare. Possiamo intenderla in una dimensione terapeutica? Interessante. La religione in effetti risponde alla necessità di trattare il reale, no? Di trattare il reale. Una volta era di fronte agli avvenimenti della natura, adesso è di fronte all'evoluzione della scienza e gli sconvolgimenti che essa produce. E qui la religione non fa altro che cercare anzi ci riesce benissimo, no? di mettere del senso. E Foucault aveva notato già nell'antichità che il terapeuta era prima di tutto un sacerdote e all'origine il verbo terapeutico era riferito tra i vari significati anche quello di sacro, il culto del sacro, il culto del sacro verso una divinità. Quindi il terapeuta in questa eccezione è un servitore degli dei e che sostiene il soggetto verso il confronto con la questione del mondo, i servitori di un senso. I servitori di un senso. Allora la persona religiosa, come la fai apparire, consegna a Dio il peso della verità, ma noi sappiamo che la verità è menzognera. Come concepire l'esperienza analitica? Intanto sappiamo che la psicanalisi non è una terapeutica, no? E che per Lacan la psicanalisi è il sintomo, è la cosa di più reale che abbiamo e la cosa che più ci rappresenta. Nella pratica della psicanalisi si isola il momento di incontro con il non senso, si localizza le modalità di godimento che si ripetono e si cerca su questo, c'è un passaggio che nella pratica psicanalitica che va dall'inconscio al sintomo e quindi l'esperienza è il suo registro di isolare questo sintomo che per ogni soggetto, di saperci fare, di sbrogliarsela con questo, è un sapere nuovo, no? Verso questa verità che comunque è una verità mendace, come si diceva prima, menzognera. In effetti. Allora, a tu, Laura, dici l'amore come aiuto a questo questi godimenti, ma lo dici amore in quanto sarebbe un amore nuovo, diverso da quello che si concepisce generalmente come amore. Cosa intendi per amore? Intendi, non so, nella religione abbiamo l'amore del prossimo, ama il prossimo come te stesso. Tu cosa intendi come amore? Beh, è chiaro che quando si parla di amore si parla di tante cose e tu hai preso proprio questo punto del ama il prossimo tuo come te stesso, che è uno dei precetti della religione cattolica, che effettivamente Freud prende in esame. A un certo punto lui dirà è un precetto folle perché si basa intanto su un principio, ama il prossimo tuo come te stesso vorrebbe dire che il soggetto ama se stesso e Freud
ci parla dell'aldilà del principio di piacere e della pulsione di morte proprio come qualcosa che dimostra che il soggetto spesso non si ama per quello che è. Quindi da questo punto di vista Freud dà di questo precetto una follia. Quindi dobbiamo avanzare un po'. Appunto, come Lacan risponde allora, come Lacan risponderebbe a Freud? Sì, diciamo che in una delle 2 conferenze che Jacques Lacan fa all'Università di Saint Louis, dice un po' di questo amore quando parla del fatto che si può amare qualcuno non da una posizione superegoica, ma dal punto della propria mancanza d'essere. Quindi è nell'arrivare attraverso un'analisi a toccare quel punto lì che si può amare l'altro, perché si riconosce nell'altro una mancanza d'essere e quindi che unisce. La nostra puntata si conclude qui. Grazie a Laura, grazie a Carlo. Ringraziamo i nostri ascoltatori per la loro attenzione e vi invitiamo a ritrovarci per la prossima puntata della serie LMF che sarà tra 15 giorni, mercoledì 13 dicembre alla stessa ora. Buonasera.